Oggi rispondo a una delle più classiche delle domande. No, non è qual è la velocità massima che può raggiungere la mia bicicletta elettrica. La domanda che mi fanno sempre più spesso è: ma quanti chilometri fai con una ricarica della tua bici elettrica? Oggi faremo assieme un percorso qui nei Colli Euganei ottimo per testare la durata della batteria. Premendo contemporaneamente i due tasti si azzera sia l'ora che i chilometri. Ecco qua, azzerato, la batteria è al 100% e si parte. La batteria che ho montato nel mio kit Bafang è da 48 volt, 17,5 ampere, 840 watt. E questo è il punto estremo. In questo percorso affronterò anche una delle salite più estreme dei Colli Euganei, che doveva essere anche Gran Premio della Montagna del Giro d'Italia dell'anno scorso, così da mettere a dura prova motore, batteria e gambe. Dopo quella curva avremo scollinato. Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Innanzitutto grazie a tutti quanti voi che continuate a guardare i miei video, che commentate, e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale. Questo mio giro parte dal castello di Este, dove è anche facile parcheggiare eventualmente se si arriva con l'auto. Quanti chilometri faccio con una carica della batteria? La risposta è dipende. Dipende da come si utilizza, un po' come i consumi in auto, dipende molto dal piede di chi guida. Un motore grosso come questo da 750 watt, se usato sempre alla massima potenza, ovviamente consuma molto. E poi una cosa che dico sempre, ricordiamoci che siamo in bicicletta e lo scopo del motore è assistere alla pedalata, non sostituirla. Altrimenti dovevamo comprarci uno scooter elettrico. Dalla mia piccola esperienza devo dire che dopo le prime ricariche la batteria diventa sempre più performante, o forse sono io che capisco meglio come gestirla. Ho fatto 2,8 km pianeggianti, questa è la piazza di Baona e da qua iniziano vari sentieri che portano appunto sui colli. Su per via Montà e qua inizia lo sterrato che porta al Monte Cecilia. È un terreno fatto di scaglia, questi giorni è piovuto molto quindi c'è anche del fango, però vedete che con velocità 1 riesco a salire tranquillamente e senza tanto far fatica, e il motore mi dà la giusta potenza. Discesa, questo è un bel percorso alle pendici del Monte Cecilia, molto bello, e da qui fra poco inizia una discesa qui a destra, non tanto ripida ma molto accidentata. Ovviamente il fango si fa sentire in questo terreno. Ecco, qui fra poco ci sarà il muretto molto difficile da interpretare, vedremo se arrivo un po' più su o meno, però vedo che c'è tanto fango, meglio scendere. Diciamo che più che la salita il problema oggi è il fango, che rende molto scivoloso anche le pietre che ci sono sotto. Da qui si riprende lo sterrato, una strada che porta appunto al Monte Cecilia. Questa è più agevole nel primo pezzo almeno.
Questo è un bel tratto di sottobosco con però delle pietre esposte. Là e via nel sentiero di nuovo. Ad ora siamo a 6 km circa da quando siamo partiti a est. La batteria continua a segnare 100, come potete vedere, 5, 7, 26 minuti che siamo in viaggio, a parte queste piccole pause. E adesso appunto andiamo nella parte del sottobosco e oggi c'è parecchio fango con le piogge che ci sono state in questi giorni, bisogna stare molto attenti a non scivolare. Anche questo tratto lo faccio con la marcia 1, in realtà appunto non si aziona neanche il motore se non in qualche piccolo dislivello. Occhio al fango, ok, discesa. Ed eccoci arrivati alla sommità del Monte Cecilia. 6,2 km, vediamo se si legge, sì, 6,2 km, batteria ancora al 100%. Da qui si può vedere una magnifica veduta dei Colli Euganei, in fondo c'è Monselice e quando c'è il sereno in fondo si può vedere, visto che siamo rivolti a est, anche il mare di Venezia e la laguna, mentre più a sinistra possiamo vedere l'abitato di Arquà Petrarca. E adesso andremo giù per questa discesa e poi su per il pianoro. Evitiamo le pozzanghere, vediamo se questa strada è un po' meglio, sì, un po' meglio. Ora bisogna attraversare la strada e prendere via Paione. Siamo al Vegro Sassonegro, una panoramica dorsale che porta al pianoro del Monte Mottolone. Anche qui non c'è bisogno di assistenza da parte del motore, intanto è una zona molto pianeggiante, anzi c'è un po' di discesa ed è meglio risparmiare la batteria per la importante salita, la prima importante salita, che è quella del pianoro. Questa prima parte è ancora guidabile, poi diventerà sempre più di scaglia, quindi bisognerà andare più piano, quasi come se fossimo in una moto da trial. Potenza 2, il motore qua spinge tanto, qui con una bicicletta muscolare c'è veramente da impazzire. Qui la batteria inizia a dirmi che con questo impegno siamo all'86% di consumo. Ecco che vediamo per la prima volta scendere il dato. Davanti a me è una bici muscolare e vedete come verrà passata. Questa è per darvi un'idea della salita che c'è qui per andare al pianoro, quello che ci aspetta ancora più avanti. (9,8 km), siamo praticamente al Monte Mottolone, batteria 100%. Qua la potenza è sempre sui 20-120 watt, quindi non consuma molto.
e siamo nel comune di Cinto e Euganeo. Mi godo un po' il sole e quindi faccio fare fatica più al motore, che è un posto meraviglioso anche questo, il Monte Fasolo. Batteria segna ancora 100%, prima aveva fatto 90, adesso si è riposizionato sul 100%. Stiamo per scollinare, quindi fra poco ci sarà tutta discesa praticamente fino a Villa Beatrice. Questo incrocio noi ci voltiamo a sinistra e andiamo praticamente a Valle San Giorgio. Questa lunga discesa mi ha portato qui a Valle San Giorgio, di fronte alla chiesa, e guardiamo il display cosa indica. Indica ancora batteria al 100%, 15,2 km percorsi. Ma non è ancora finita, ci aspetta una delle salite più importanti dei Colli Euganei, che era stata scelta anche come tappa del Giro d'Italia l'anno scorso nel 2020, ma poi è stata, per motivi logistici che poi vi faccio vedere, è stata cambiata, è stato scelto di farla dall'altro versante, da Riva d'Olmo a Calaone, ma andiamo ad affrontarla. E adesso vi spiego perché non hanno fatto qui la tappa del Giro d'Italia. Adesso lo vedete, ecco, per colpa di questo inserimento, ecco, vedete qui dove c'è questo muro di cinta, la salita della tappa inizia qui a destra e per poterla fare è una curva molto a gomito, molto stretta, e quindi con le macchine, con i mezzi di soccorso e tutto sarebbe stato molto difficile. E qui inizia questa terribile salita. La batteria mi insegna 80% con questa pendenza e con questa velocità. Questa è veramente una salita che sembra non terminare mai, ma non siamo ancora al punto peggiore che arriverà fra poco. Batteria indica 70% e questo è il punto estremo. Qui scollinare diventa un miraggio. Porto la potenza a 3, mi faccio dare un aiuto ancora maggiore, perché effettivamente questa è una salita impegnativa. 64% indica la batteria, doppia curva e tra poco dovremmo scollinare. Qua il motore sta dando il massimo. Comunque salire 17 km/h per questa salita con una muscolare è impensabile. 69% di batteria, 70%. Dopo quella curva avremo scollinato. 68%. Ovviamente questo è una salita che impegna fisicamente, anche se si ha il motore elettrico. Ed eccoci qua, scollinato. Guardiamo cosa dice il display. Il display mi indica
17,5 km fatti e batteria all'81%, nonostante questa salita veramente impossibile. Ma non è finita, non è finita. Quello è il campanile di Calaone, quindi dopo questa discesa avremo ancora una salita per raggiungere la piazzetta di Calaone, che poi porta a una discesa sulla panoramica che ci riporterà a est. Ecco qua, si vede in lontananza il campanile della piazzetta di Calaone, quindi siamo quasi arrivati. Ora è tutta una ripida, veloce discesa d'asfalto, la panoramica che ci riporta ad est. Ed eccomi arrivato al punto di partenza, il castello di Este, da dove ero partito. Ma andiamo a leggere nel display quanto abbiamo consumato. Chilometri percorsi 23,5, tempo 2 ore, tenendo conto appunto che mi sono anche fermato per fare le riprese, e batteria, vediamo se si vede bene, 95%. Ovviamente questi sono i miei dati e probabilmente si può fare anche molto meglio. Bene, per questa settimana è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare, e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale.